Hokkaido, isola bianca, sospesa tra foreste scure e linee tracciate dal vento. È un territorio vasto e poco densamente popolato, dove la natura mantiene un ruolo dominante. La mia avventura inizierà da Sapporo, principale porta d'ingresso dell'isola, da cui si raggiungono facilmente le sue coste e le sue montagne. Ho noleggiato un'auto e l'avventura è iniziata guidando verso ovest, la prima destinazione, Otaru, città portuale. Si affaccia sul Mar del Giappone, incastonata tra l'oceano e i rilievi vulcanici, che in inverno diventano un terreno straordinario per lo sci alpinismo. Qui l'inverno non è soltanto una stagione, ma una condizione atmosferica che trasforma il paesaggio in un equilibrio fragile di silenzio. Le correnti gelide provenienti dalla Siberia attraversano il Mar del Giappone, si caricano di umidità e incontrando le montagne dell'isola settentrionale si condensano di precipitazioni abbondanti e costanti. È questo fenomeno a rendere Hokkaido uno dei luoghi più nevosi al mondo e a generare quella polvere finissima, asciutta, leggerissima, con un bassissimo contenuto d'acqua, capace di trasformare ogni discesa in una sensazione indescrivibile. È per questo che torno qui per il secondo anno, con più consapevolezza e tanta curiosità. Oggi andiamo a fare una pellatina, risaliamo quel versante lì. Questa sarà la nostra macchina per il resto dei giorni. Ciao Peter! Vi porto in questa bellissima giornata. Let's go! Ci troviamo nella zona di Otaru. Ieri come prima giornata abbiamo perlustrato un po' la zona. Oggi ci troviamo qui, andiamo a raggiungere il punto più in alto. Ogni giorno qua nevica e ogni giorno qua bisogna tracciare. Bellissimo. Guardate un po' qui. Le montagne che circondano Otaru fanno parte di un sistema vulcanico modellato da antiche eruzioni e successivamente levigato dalle nevicate incessanti. Tra il comprensorio di Sapporo Kokusai e quello di Kiroro si sviluppa un mosaico di pendii boscosi. Intorno a noi betulle e conifere trattengono la neve sui rami. Cambiati, pronti per scendere? Let's go! La discesa è esattamente ciò che si immagina quando si pensa alla leggerezza. Un salto negli onsen per riscaldare corpo e anima, per ripartire carichi il giorno dopo, per tracciare una nuova linea. Buondì. Ieri ci è piaciuto così tanto questo giro che abbiamo deciso di ritornarci. Per fortuna abbiamo la nostra traccia, non ha nevicato e quindi oggi è molto più veloce salire. E niente, nuovo giorno, nuova corsa. È arrivato il momento di salutare Otaru. Ci stiamo spostando verso la zona di Niseko. Di oggi è una giornata di viaggio. Spostandoci verso ovest, il profilo del monte Yotei appare all'orizzonte. Restiamo 2 notti al The Green Leaf Niseko Village, nel cuore dell'area sciistica di Niseko. Una grande ospitalità, perfetta per festeggiare i miei 30 anni, con una colazione a buffet enorme. Non avrei mai potuto immaginare un modo più autentico per segnare questo passaggio della mia vita, circondata da montagne, neve che cade lenta fuori dalla finestra ogni giorno e giornate interamente dedicate al movimento e alla libertà. Satisfying. Oggi giorno off di riposo perché c'è una bufera. Infatti abbiamo deciso di andare verso Niseko per una giornata tranquilla. Da un momento all'altro non si vede più niente. Dopo aver passato ben 2 notti nella zona di Niseko, proseguiamo verso Rusutsu, un'area celebre per le sue nevicate abbondanti. In questa zona ci staremo 3 giorni. Scieremo sia nel resort di Rusutsu che nei dintorni. Una giornata la dedicheremo alla salita al monte Yotei. Qui abbiamo la fortuna di trovare le condizioni perfette. Ogni mattina nuovi centimetri di neve fresca ricoprono il terreno, trasformando il bosco in uno spazio fatto di pillow naturali, un sogno ad occhi aperti.
missione Monte Yotei. Con i suoi 1898 metri e la forma conica quasi perfetta, viene spesso paragonato al Monte Fuji, ma possiede un carattere più selvaggio. È un vulcano stratificato, inattivo, che domina la regione di Niseko e raccoglie sulle sue pendici alcune delle nevicate più intense dell'isola. La giornata inizia con un cielo limpido di un blu intenso, la salita è lunga e progressiva, il bosco si dirada man mano che guadagniamo quota. Eccolo lì! Maestoso dietro questo boschetto che si fa desiderare, ma noi con gentilezza lo andiamo a conquistare. Comunque questo posto è veramente incantevole, passo dopo passo, pellata dopo pellata saliamo. Yeah. A pochi metri dalla cima però le condizioni cambiano rapidamente, le nuvole avvolgono la montagna, il vento aumenta di intensità e il paesaggio si dissolve in un whiteout totale. Decidiamo quindi di scendere, togliamo le pelli e iniziamo la discesa. Ed è proprio lì che la montagna ci sorprende. Il Monte Yotei per me non è solo una montagna, è un simbolo di ritorno. L'anno precedente lo avevamo osservato da lontano, immaginando di salirlo. Quest'anno siamo qui, dentro la sua tempesta. È anche per questo che ho deciso di dedicargli una delle grafiche della mia collezione di t-shirt ispirata alle montagne raggiunte nel mondo, disponibili nel mio sito petracola.com. Lasciamo l'ovest dell'isola e attraversiamo l'entroterra in direzione della zona di Yubari, vicino appunto al monte Yubari. Qui il paesaggio diventa più remoto, meno turistico, quasi sospeso. Dormiamo in una casa tradizionale giapponese, costruita interamente in legno, con un grande tronco centrale che sostiene la struttura. È un'architettura che racconta un rapporto diretto con la natura, dove i materiali non nascondono la loro origine. È una pausa necessaria, un momento di quiete prima di proseguire verso est. Prima di proseguire con il video, volevo ringraziare lo sponsor di questo viaggio, che ha reso tutto ciò possibile. Quando sono in giro per il mondo, la libertà per me non è solo muovermi, è sapere che posso restare connessa ovunque per continuare a lavorare. Saily è un servizio di eSIM dove puoi scegliere piani dati convenienti in oltre 180 paesi e 8 regioni del mondo. Una sola eSIM installata una volta e si è pronti a viaggiare. Scarichi l'app, scegli il piano per la tua destinazione e installi la eSIM in pochi minuti. Niente file in aeroporto, niente SIM fisiche, niente roaming costoso. Appena atterri sei già connesso. Puoi anche utilizzare l'hotspot per lavorare su più dispositivi. Usa il coupon Petracola al link in descrizione per avere il 15% di sconto sul tuo primo acquisto su Saily. Buon viaggio! Arriviamo nell'area di Tomamu e soggiorniamo al Hoshino Resort Risoner Tomamu. Questa parte dell'Hokkaido è più fredda, più interna, meno influenzata dall'oceano. Le temperature scendono ulteriormente e di conseguenza la neve assume una consistenza ancora più leggera e asciutta rispetto alle zone occidentali. Piano della stanza 25 piani. Benvenuti in questo meraviglioso appartamento al 25° piano. Vi faccio un room tour. Questo è il soggiorno, come potete vedere. Molto luminoso. Guardate questa vista pazzesca sul comprensorio Tomamu. Proseguiamo e qui c'è il bagno enorme, addirittura 2 lavandini perché uno non bastava. Da questa parte abbiamo una doccia, walk-in, fa addirittura una sauna. Qui una vasca senza senso, con una vista mozzafiato. Da questa parte invece la nostra stanza con 2 letti matrimoniali, ovviamente uno a testa, e qui per la mattina io berrò il mio caffettino. Questo è tutto qua, passeremo 3 notti. Adesso andiamo a vedere l'Ice Village, che sarà super interessante. Non sono mai stata in un villaggio di ghiaccio, quindi anche questo sarà molto interessante. Venite con me. 11 gradi, ci troviamo all'Ice Village. Purtroppo questa notte non dormiremo qua, ma questo è un vero e proprio hotel della neve. E qui si può fare l'esperienza di dormire nel puro ghiaccio. Guarda come è costruito, tutta la perfezione. Questo è il letto. Il terrazzo è vero. Un po' di skincare e via.
Qui nevica senza sosta, ogni giornata inizia con uno strato nuovo, immacolato, come se la montagna si rinnovasse continuamente. L'ospitalità qui riflette un aspetto profondo della cultura giapponese: attenzione, cura, rispetto. Ci godiamo ogni curva, ogni centimetro nuovo di neve fresca. Ed è proprio qui che inizia la magia. Wow! Tutto bene? Questa mattina abbiamo sciato fino alla fine e da Tomamu stiamo proseguendo andando verso Sapporo. Buongiorno, questi sono gli ultimi giorni qua che passeremo a Hokkaido. Precisamente siamo a Sapporo, a Teine. Ci stiamo incontrando con il nostro amico Hidemitsu, con cui abbiamo fatto anche l'anno scorso dei giri. Lui è local, quindi conosce i posti più belli della zona. Second year together. Let's go. Let's go. Wow, che giornata, sole e si sale per la prossima destinazione. La vicinanza all'oceano cambia la luce, il vento, persino l'odore dell'aria. La neve qui è molto diversa. La giornata ha un sole molto forte e caldo. Arriviamo al punto più in alto, togliamo le pelli e ci godiamo questo sole, gustandoci un buonissimo onigiri con una vista pazzesca. Saliamo e scendiamo per questi pendii per più volte perché ci piace veramente tanto, perché la neve ci sorprende ancora, è stupenda, è magnifica. Ogni volta che lascio Hokkaido ho la sensazione di portare via qualcosa di grande e a ricordarmi perché ho iniziato a viaggiare e a sciare. Il Giappone continua a sorprendermi nei gesti più semplici, nell'attenzione e rispetto verso ogni cosa, e so che prima o poi tornerò.